Ciao a tutti, sono Bulla Michele, head designer per il progetto Astralia Chronicle. Cos'è Astralia Chronicle? Astralia Chronicle è un gioco di carte di stampo classico occidentale, quindi un gioco con risorse, creature, combattimenti, interazioni con l'avversario, che però affronta l'intero sistema di gioco con dell'innovazione e delle nuove meccaniche che lo rendono unico e avvincente. Innanzitutto Astralia Chronicle si è caratterizzato da delle fazioni estremamente personalizzate, con una forte caratterizzazione sia estetica che a livello proprio di gameplay, quindi ogni fazione ha un feel, una sensazione esclusiva e unica e anche un singolo modo di gioco. Infatti noi ci siamo rifatti molto di più non al mondo dei giochi di carte, come sarebbe logico pensare, ma al mondo dei MOBA, del gioco online, dove ogni personaggio che tu vai a selezionare quando giochi ha le sue mosse, ha le sue forze e debolezze marcate e ha il suo modo di venire interpretato. E allo stesso modo in Astralia Chronicle ogni cronaca, che sono le nostre fazioni, viene caratterizzata da uno stile di gioco, da uno sviluppo all'interno della partita che è una storia narrata dal mazzo del giocatore per raggiungere un obiettivo di gioco che è singolo per ogni mazzo. Per questo noi abbiamo anche deciso di dare una caratterizzazione estetica molto forte a ogni singola cronaca e per questo siamo andati su un'estetica di stile anime giapponese, anche perché noi, essendo appassionati di lungo tempo di animazione, abbiamo voluto mettere tutto quello che amiamo all'interno dell'estetica di Astralia Chronicle, partendo da il fantasy, l'isekai, fino ad arrivare ai mecha e a tutto quello che circonda il mondo dell'animazione. Ogni fazione proprio ti fa rivivere l'esperienza di queste storie all'interno della sua estetica e all'interno del suo gameplay. Però Astralia Chronicle non è solamente lore fine a se stessa contenuta del gioco. Infatti il giocatore come persona avrà modo di interagire e modificare la lore di gioco in modi che al momento non posso ancora raccontarvi, ma che in futuro sarò lieto di potervi presentare. Perciò sono ansioso di vedere come andrà a svilupparsi il nostro gioco. Però ora facciamo un balzo all'indietro e andiamo alle origini del progetto. Perché è nato il progetto Astralia Chronicle? Per quale motivo abbiamo sviluppato un gioco di carte nel 2023 dove il mercato sembra saturo? In realtà Astralia Chronicle nasce come risposta a due bisogni. Il primo è un bisogno di community che al giorno d'oggi, un po' a seguito degli eventi del Covid, un po' per via delle politiche delle varie ditte che producono giochi di carte, dei giochi più importanti, è venuto a mancare questa sensazione di community. Infatti molte ditte hanno spinto sul gioco online, hanno smesso di organizzare competizioni a livello sia locale che a livello nazionale. C'è proprio stata una perdita dell'unità dei giocatori. Però per me, che sono un giocatore di vecchia data, che ho cominciato alla fine del secolo scorso a giocare a Magic, per poi passare a Yu-Gi-Oh!, per poi giocare a Vanguard, Force of Will, a provare praticamente tutti i giochi cartacei che sono usciti negli ultimi 25 anni, il senso di community, il piacere di stare al tavolo e confrontarsi e fare amicizia con un avversario è una delle cose più belle che c'è all'interno di un gioco di carte. E il nostro obiettivo è quello di supportare sia le realtà locali, quindi negozi, nonché piccole community di giocatori, che creare una scena competitiva in cui il giocatore può crescere e può ricevere ricompense dal fatto di giocare e di trovarsi con altre persone ad amare il nostro gioco. Infatti l'accesso alla competizione è proprio una di quelle cose su cui voglio dare il focus in questo momento. Un gioco di carte che è solo un gioco per divertirsi con gli amici è ottimo, però io so che alcuni di voi come me vogliono qualcosina di più da un gioco di carte, vogliono sedersi, vogliono godersi una bella partita. Infatti le partite di Astralia Chronicle non sono 2 minuti in bagno come può essere un gioco online, sono delle esperienze di gioco che raccontano una storia, come dicevo prima, ma sono anche un modo per mettersi alla prova. E quindi noi vogliamo dare un grosso focus all'aspetto competitivo del gioco, che per i giochi di carte al giorno d'oggi è una debolezza, perché tantissimi giochi di carte hanno due problemi importanti di accesso al competitivo. Il primo è la mancanza di possibilità economica per entrare nel metagame, nel gioco competitivo. Al giorno d'oggi fare un mazzo per un gioco qualsiasi dei maggiori titoli
almeno 200-300 euro sono necessari anche soltanto per vedere il fine della classifica di un torneo qualsiasi. Quindi il livello d'accesso, la porta d'accesso, il muro d'accesso è altissimo per un giocatore neofita che si trova ad affrontare uno scoglio economico altissimo per poter entrare nel mondo della competizione. E secondo è il fatto che si creano sempre subito dei metagame che sono fissi e preimpostati. Non è raro che tu quando vai a un torneo, nella top dei giocatori, 2/3 dei mazzi siano uguali, anche di più, 7 su 8, la maggior parte dei mazzi tende ad avere la stessa base di mazzo, la stessa stile di gioco, che ormai non è più neanche personale, mentre noi invece con Astralia Chronicle cerchiamo di rispondere a questa situazione con un sistema di stile draft che porta i giocatori a costruire dei mazzi e a poterli personalizzare per affrontare determinate scelte specifiche e non sedersi al tavolo e dire ho trovato l'avversario X, la partita è finita. E inoltre vogliamo fare anche in modo che lo scoglio economico non sia un problema per il giocatore. Infatti a livello economico noi vogliamo affrontare la situazione come fanno molti giochi online, ovvero non vendendo carte, continuare a buttare fuori espansioni e via dicendo, ma facendo in modo che le espansioni escano con un ritmo costante ma ben delimitate, e che i giocatori, se vogliono personalizzare il loro stile di gioco, la loro estetica, possano comprare contenuti meramente estetici che non influenzano la partita, come delle skin all'interno di un gioco mobile o di un gioco competitivo. Infatti crediamo che il mettere dietro un muro di pagamento le risorse per vincere sia una cosa terribile, anche perché non tutti possono spendere la stessa cifra all'interno dei giochi, quindi è meglio che tutti abbiano le stesse possibilità per poi andare a giocarsela sull'abilità. Infatti l'abilità è una delle grandi componenti su cui abbiamo messo il focus in Astralia Chronicles. Tra l'altro questo va anche a rispondere a un altro problema dei giochi di carte che molto spesso i giocatori non pensano, ma che in realtà è il vero problema e punto per cui anche la community viene a mancare, che è l'assenza della componente trading all'interno dei giochi di carte. Quel trading dovrebbe significare qualcosa, ma in realtà al giorno d'oggi vado su internet, acquisto da un portale le carte che mi servono e senza neanche interagire con gli altri giocatori, ormai diventando quasi una valuta commerciale. Invece noi vogliamo fare in modo che le carte siano facilmente accessibili, siano anche i nostri structure deck, siano dei mazzi validi con cui tu puoi affrontare un torneo sapendo che puoi vincere se sei sufficientemente bravo, e quindi vogliamo fare in modo che le carte siano accessibili per tutti. All'interno infatti dei nostri pacchetti andrete poi a scoprire che c'è la possibilità di fare un'intera collezione con un piccolo investimento. Poi se volete magari tutto foil, le art alternative, quello è un altro discorso, ma non pregiudica la vostra partecipazione al gioco. Infatti il nostro approccio è quello appunto di dare accessibilità a tutti, di tenere ristampati i prodotti più vecchi, perché io voglio che un giocatore tra 5 anni possa entrare nel gioco come ad oggi e possa godersi la competizione esattamente come un giocatore veterano, anche perché le carte nel nostro gioco non sono singole, non sono pensate come questa carta è potente, ma sono pensate come strumenti per il giocatore per personalizzare il proprio stile di gioco. Detto questo, io mi auguro che il progetto vi possa interessare e che ci vediamo al prossimo video.